Questo è un video un po' diverso dal solito e sinceramente non so nemmeno come iniziarlo perché sono solita a partire direttamente con il topic del video, ma in questo video ho deciso di darvi spazio a farmi tutte le domande che vi vengono in mente. Mi sono resa conto che avendo messo il blocco domande sulle storie di Instagram e su Instagram ho una community molto internazionale, tante domande sono in inglese. È la primissima volta in vita mia che faccio un video dove rispondo a delle domande, ma mi sembrava utile perché intanto ricevo molto spesso le stesse domande ancora e non mi aspetto che dopo questo video smetteranno di esserci queste domande ripetute, però almeno posso provare a dare qualche risposta. Vorrei rispondere a tutte quante le domande e se salto qualche domanda non è perché mi senta in imbarazzo, ma perché non ho voglia di rispondere. La classica domanda è: cosa è successo con il tuo ex? Spero tu possa capire. Ho selezionato quelle che secondo me sono più interessanti, magari sbaglio, però sono quelle che a me sono piaciute di più. Comunque, la prima domanda è: quanto sta incidendo questo tipo di vita sul rapporto con i tuoi amici e famiglia? Se non lo sai, da circa 2 mesi sono una digital nomad, il che vuol dire che non ho più un appartamento, non pago più l'affitto, pago hotel, pago appartamenti temporanei dove sto, ma non ho un affitto a lungo termine. Pensavo che questo tipo di vita mi avrebbe allontanata di più dai miei amici. In realtà mi sta avvicinando molto di più perché sento molto più spesso il bisogno del contatto con qualcuno che conosco. Quindi molto più spesso scrivo a qualche mia amica o chiamo una persona che mi sta vicino o sento mia madre anche che semplicemente si sta preoccupando e quindi ogni volta mi chiama per sapere dove io sia nel mondo. Mentre prima, quando invece ero a Milano, non uscivo mai, non sentivo mai i miei amici, ero semplicemente isolata dal mondo e non avevo nemmeno voglia di sentire niente e nessuno. Invece durante questo viaggio sento proprio il bisogno di avere un contatto umano con qualcuno. Stranamente, forse mi sta facendo ancora meglio. Does it need a lot of your energy being live every day for so many hours? Tradotto, hai bisogno di tante energie per essere live ogni giorno per così tante ore? All'inizio della mia carriera da streamer, sicuramente essere live per tante ore mi richiedeva tantissima energia, ma perché mi sono resa conto che mettevo su un qualche tipo di maschera. Non facevo vedere quella che sono effettivamente io. E invece con i tipi di contenuti che faccio adesso su Twitch, dove vado in live praticamente ogni giorno per anche 14 ore, cioè tra le 12 e le 14 ore, mi sono resa conto che sono molto più naturale, mi mostro in tutto e per tutto quello che sono io, anche le cose più ridicole, più stupide, più schifose, e non metto nessun tipo di filtro. Questo mi aiuta molto a non consumare troppa energia, perché è come se fossi con un amico che posso zittire quando voglio, posso allontanare quando mi pare, posso gestire come voglio io ed è molto più semplice. In realtà tanti creator magari su Twitch sentono tanto il peso di dover essere live per così tante ore, sia perché ok, creare contenuto per tante ore è difficile, perché nel mio caso io faccio il cammino in giro per strada o faccio le live dove sto in silenzio ed è facile, relativamente facile il mio contenuto, perché non devo programmare troppo, non devo pensare troppo al gioco da fare, a renderlo intrattenimento, ti porto in giro con me nella mia vita ed è semplice in un certo senso. Poi dall'altra parte ci sono anche tanti creator secondo me che si ostinano con l'idea di dover essere un tipo di persona in live, di dover essere perennemente felici, perennemente un'immagine. Ecco, questa è una cosa che mi fa impazzire, quando un creator mi dice ah, ma quello lì è il mio personaggio in live. Secondo me funziona avere un personaggio online quando non sei di fronte alle persone per così tante ore. È facile su YouTube avere un personaggio perché ti registri, ti tagli come preferisci, dopo non ci pensi più. Ma live, il pensiero di essere live per anche solo 2 ore, perennemente attore di un personaggio che non sei tu, è ovviamente stancante. Quindi nel mio caso io sono molto grata di riuscire a poter fare questo tipo di contenuto dove mostro me stessa, perché non riuscirei a farlo in nessun altro modo, probabilmente per una mancanza mia. Non voglio dire che io sono più figa degli altri, perché io mi mostro genuina per quello che sono, gli altri fanno schifo, che mettono su... Molto spesso queste persone che mettono su un'immagine hanno anche molto più successo di me e sono molto felice per loro, però è normale essere stanchi dopo aver fatto una performance così lunga. How did the idea of starting a Twitch channel started? Come è iniziata l'idea di iniziare un canale Twitch?
sinceramente, quando ho iniziato il canale Twitch non avevo nessunissima prospettiva di diventare una streamer, nessunissima prospettiva di far diventare questa la mia carriera, assolutamente. Secondo me non voglio tirarmela, non voglio che sia un flex, ma secondo me questo è il modo migliore per approcciarsi a diventare uno streamer. Non avere la presunzione di diventare il prossimo streamer assurdo, pazzesco e fantastico. Sì, ci sta avere un po' di aspettative, ma secondo me gli streamer migliori sono quelli che si divertono nel fare il contenuto e non pensano soltanto a diventare più grandi, diventare migliori, diventare assurdi. Comunque, avevo iniziato ancora durante il Covid, come tantissimi streamer. Ero in una cameretta in Francia dove stavo facendo il mio internship, stavo finendo la mia tesi e stavo ancora dando qualche esame ed eravamo in completo lockdown, non si poteva uscire, non si poteva fare nulla, non riuscivo a concentrarmi in nessun modo, ho deciso di accendere la telecamera del mio laptop, un Asus, sai quel computer che quando accendi prendono il volo, quello, quindi ti lascio immaginare la qualità della telecamera e così pian piano è andata avanti. Mi registravo da quel computer schifoso mentre studiavo e lavoravo e tantissime altre persone avevano bisogno di uno spazio del genere ed è andata abbastanza bene. OnlyFans anytime soon. Farai mai un OnlyFans? Ok, non volevo rispondere a questa domanda all'inizio perché mi sembra una domanda piuttosto stupida, ma ha scaturito in me un qualcosa alla quale volevo rispondere, ovvero non sono contraria ad OnlyFans. Se tu fai OnlyFans, ti piace, ti trovi bene, porti a casa i soldi, sta a te. Non mi piace che OnlyFans venga venduto alle ragazze come un modo per fare soldi facili, perché in primis non è vero, in primis non è assolutamente vero. Poche persone sono l'1% di OnlyFans, altre sì riescono a guadagnarsi dei soldi, ma secondo, ti toglie tantissime altre opportunità. Nel momento in cui decidi di aprire OnlyFans, secondo me devi aver vagliato tante altre opportunità e devi essere convinta che ti piace quello come lavoro, non il guadagnare soldi velocemente, facilmente, ma fare quel tipo di contenuto come lavoro. E secondo me molto spesso viene venduto alle ragazze come un modo facile per fare soldi e lo vedo molto come le cripto o gli investimenti e come questi vengono venduti ai ragazzini dicendo con questi fai gli investimenti sulle cripto, NFT, fai un sacco di soldi subito, veloce, diventi strafigo, vai a Dubai, compra il mio corso. Allo stesso modo. Ok, magari avere una conoscenza sulle criptovalute, sugli investimenti, sulle stock, ci sta ed è sano, però venderlo come un modo per fare soldi facile e veloce è lì il problema. Secondo me è lì che sta il problema. Comunque, rispondendo alla domanda, no, non farò OnlyFans da qua a mai. What kind of work did you end up doing with your masters? I'm currently completing my PhD in a similar area in the USA. Che lavoro sei finita a fare con il tuo master? Attualmente sto finendo il mio PhD in un'area simile negli USA. In realtà io sono laureata con un master in Data Science e Digital Marketing, ma mi ritrovo a fare la content creator. Ho lavorato come data scientist, ho lavorato come marketing analyst anche per grandi corporate. Da prima mi sono resa conto che non mi piace lavorare nelle corporate, nelle multinazionali, perché ho bisogno che le mie azioni abbiano un risvolto non veloce, ma che portino delle conseguenze. Mi sono resa conto che quando lavoravo in queste multinazionali passavo il mio tempo a preparare PowerPoint, a analizzare qualche dato e poi il progetto sul quale ho lavorato per 6 mesi semplicemente non era passato l'approvazione, quindi non si poteva procedere. E mi faceva imbestialire essere completamente inutile. E non dico che io adesso sia molto più utile perché faccio la content creator, quindi sicuramente non sono più utile alla società, ma almeno vedo dei risultati, se ha senso. Qual è la tua definizione di casa adesso che sei una nomade digitale? Sto riscoprendo alcune cose che prima definivo come perdite di tempo e mi facevano sentire in colpa, mentre adesso quelle stesse azioni mi fanno sentire come se fosse una piccola coccola, mi fanno sentire a casa ovunque io sia. Cioè stupidamente non vedo l'ora di tornare alla mia camera d'hotel dopo tot ore che sono stata fuori in giro per la live, a fare camminate, a vedere posti, chiese, eccetera. Non vedo l'ora di tornare in camera, una doccia calda e un telefilm, magari anche un po' di cioccolata, uno snack e mi sento veramente in pace. Ed è quello secondo me che diventa casa. Sto cominciando ad imparare più a sentire me stessa e prendermi cura di me stessa come casa. Cosa ti manca di più della tua vita da persona fissa? Una cosa che mi manca tanto è la routine. Per questo che mi piace così tanto l'idea di avere una routine quando torno nella mia camera d'hotel o d'albergo dell'appartamento in cui sto. La routine, forse anche un po' la noia
di sapere che domani mattina mi sveglio, faccio colazione, mi preparo, inizio a lavorare, finisco, poi magari posso giocare ai videogiochi, poi continuo, poi ho cena, poi l'idea di avere una scadenza, quella è un po' una cosa che mi manca ed è la cosa che manca più in assoluto quando sei un digital nomad, ma stupidamente una cosa che a me manca tantissimo è quella di poter arredare la mia stanza. Cioè mi manca tantissimo l'idea di poter dire guarda che bello questo quadro, lo prendo e lo metto in camera in quell'angolino ed è stupida come cosa, però forse perché a me piace tanto l'arredamento, rendere un posto una cuccia. Questa forse è una delle cose che più mi manca in assoluto. Are you single? Buona mingle. Sei single e vuoi uscire? No. Ho proprio zero voglia di cose a caso. Ho zero voglia di sentirmi con qualcuno che non ha l'idea di poter stare insieme a me per sempre. E so che è stupido perché appena conosci qualcuno è raro che questa persona poi voglia stare con te per sempre o ti faccia sentire come se volesse rimanere per sempre, ma mi stufa e mi annoia da morire l'idea di uscire con qualcuno sapendo che è una serata, un drink. Ma ancora peggio, cioè fare di più, ancora peggio, ma l'idea di andare ad appuntamenti e che cosa fai nella vita? Faccio questo, ma il tuo colore preferito è quanti cani vuoi? Mi viene proprio la nausea l'idea di dovermi ripresentare a qualcuno. Quindi no, single, not wanna mingle. Do you believe in destiny? Credi nel destino? Questa idea del destino mi mette sempre un po' in crisi e devo ancora un po' articolarla bene nel mio cervello, ma non credo in un destino del tipo è scritto nelle stelle quello che andrei a fare in futuro, ma mi aiuta in un certo senso, come può aiutare qualcun altro una religione, mi aiuta a pensare che certe cose dovevano andare così. Ed è complicato mettere insieme questo pensiero a siamo destinati a determinate cose. Per esempio, facciamo finta che la tua scorsa relazione sia andata male, però durante quella relazione continuavi a dirti siamo destinati a stare insieme. E ve lo dicevate magari anche, siamo destinati a stare insieme per sempre, io e te per sempre, destinati. E poi dopo finisce e ti chiedi, devo lottare perché è destino e quindi l'universo mi sta dicendo che devo dimostrare che devo lottare per questo tipo di relazione o l'universo mi sta dicendo che mi devo allontanare e non era la cosa per me? È complesso. Non so quanto mettere la mia parte combattente e quest'idea del lasciar fare all'universo insieme è complesso. E ancora non lo so, ancora non so come affrontarlo. How much money would you need per month to comfortably live as a digital nomad? Minimum or average? Quanti soldi sono necessari al mese per vivere confortevolmente come digital nomad? Diciamo un minimo o una media. Sicuramente dipende tanto da dove vuoi andare a vivere, perché se vuoi essere un digital nomad in Indonesia o se vuoi essere un digital nomad in Canada, stiamo parlando di due tipi di stipendio diverso. Dipende anche dal tipo di vita che vuoi fare, dipende anche quanto tempo vuoi passare in uno specifico paese, città. Perché come ho spiegato magari nel video dove racconto quanto ho speso in Grecia, più ti sposti, più vai a pagare. Perché ovviamente tantissimi hotel, appartamenti, eccetera, fanno uno sconto sul lungo termine. Quindi paghi molto di più facendo 3 giorni o una settimana, piuttosto che fare 3 mesi o un mese semplicemente. Per questo non mi sento molto in grado di poterti dire una media o un minimo. What is one thing from your childhood you wish you could have in your life now? Cos'è una cosa della tua infanzia che vorresti avere nella tua vita adesso? Forse la concezione di tempo, perché quando ero piccola non pensavo mai a è troppo tardi, non sono troppo vecchia o devo far velocemente altrimenti sarò troppo vecchia per questo. Non mi fregava niente di perdere tempo, non mi importava di passare un'intera giornata a giocare, non mi importava di non passare una verifica. Non avevo questa continua idea del sto perdendo tempo e questa sicuramente è una delle cose che più mi manca di più della mia infanzia. Poi probabilmente anche la casa col giardino, quella è una grandissima figata. Are you always traveling alone and if not, do you miss somebody special? Viaggi sempre da sola e se no ti manca qualcuno di speciale. Non viaggio sempre da sola, per un po' ho viaggiato anche con una mia amica Rose, ma nella maggior parte viaggio spesso da sola perché mi piace
perché ho i miei tempi. Viaggiare è il mio lavoro adesso. Diventa difficile mettere insieme il viaggio, insieme al lavoro, insieme a qualcun altro presente, perché si hanno tempi diversi, si hanno necessità diverse e quindi se per la live ho bisogno di fermarmi in un determinato posto o di fare determinate ore in live, se c'è qualcun altro mi sento di dover dare spiegazioni anche all'altra persona o comunque di accomodare anche le necessità di quest'altra persona. Mentre viaggiando da sola posso concentrarmi sui miei contenuti e su quello che devo fare. Non nego però che ogni tanto mi manca l'idea di avere qualcuno in viaggio con me, più che altro dal punto di vista produttivo, perché almeno quest'altra persona potrebbe fare i video a me, che questa forse è una figura che mi manca, un fotografo o un qualcuno che mi faccia i video mentre viaggio o che faccia determinati contenuti che vorrei fare che mi aiuti a seguire queste cose, perché vorrei essere in grado, per esempio, sono in questo posto pazzesco e se fossi veramente brava come content creator farei video, farei, sai, quegli shot super panoramici, super fichi. Io non sono in grado, non sono capace, quindi non li faccio e quindi mi devo pagare l'hotel. Quando se invece facessi contenuti bene come una vera travel blogger avrei queste cose gratuite. Quindi no, sono da sola. Gelosia e invidia, cosa ne pensi e come le vivi? Per un buon periodo della mia vita ho vissuto con tanta invidia nei confronti delle altre persone, vedendo quello che avevano, vedendo quello che riuscivano a raggiungere, vedendo quello che io non riuscivo ad ottenere e non mi rendevo conto di quello che in realtà ho, di quello che di tutto ciò che ho e sto vivendo. Ma nell'ultimo periodo sento di aver cambiato qualcosa in me. Probabilmente è dovuto anche alle varie esperienze, perché ti rendi conto che le persone che invidi così tanto in realtà hanno 1000 problemi che non vorresti mai avere tu. Che quando magari vedi dall'esterno dici oh che figata, poi ci parli e dici ma devi affrontare sta cosa per avere quello? A posto, no grazie. No, grazie. O semplicemente vedo invece vedo persone raggiungere obiettivi che vorrei raggiungere anch'io e invece che vabbè, è troppo facile. Hanno avuto la spinta del papà. Mi chiedo, ok, come posso ottenerlo anch'io? Come posso arrivarci? Se questa persona ci è arrivata vuol dire che ci si può arrivare. Magari potrebbe essere più difficile per me perché non ho le stesse opportunità. Però cosa posso fare per avvicinarmi? Sei serena. Ho passato mesi in cui non ero per niente serena e stavo combattendo con alcune cose di me ed è forse da una settimana che mi sento sbloccata, mi sento più serena e più felice di dove sono, cosa faccio, cosa sto vivendo. Mi sono stufata di essere triste. Mi sono stufata di essere perennemente, di avere questo velo che ogni volta non mi rendeva mai completamente felice delle cose attorno a me e probabilmente ricadrò di nuovo e sarò di nuovo depressa fra una settimana. Depressa non nel termine medico, non mi è stata diagnosticata la depressione, ma depressa nel senso triste. Ora come ora sono serena, sono veramente serena. Did the hardship in life make you more accepting of the ups and downs or cautious? Ok, le complicazioni della vita ti hanno reso più cauta o più disposta ad accettare gli alti e bassi? Non penso di essere mai stata cauta in ciò che faccio. Probabilmente l'unica cosa in cui sono diventata più cauta sono le relazioni, perché adesso sono molto più selettiva, filtro molto di più le mie energie e verso chi le mando. Però in generale, per qualsiasi altra cosa, sto imparando ad accettare molto di più gli alti e bassi. Viene cancellato il volo? Ok, posso farci qualcosa? No. Mia madre si incazza per una cosa che non ho fatto, però ci vado di mezzo io? Posso farci qualcosa? No. Quindi sicuramente da un certo punto di vista accetto molto più cose, ma allo stesso tempo ho imparato ad essere anche molto più cauta dove metto le mie energie. Tornassi indietro, cambieresti qualcosa? Se sì, cosa? Potessi tornare indietro, non spenderei così tante energie su alcune persone che non se lo meritano. Questa è una delle cose che più mi fa rodere, vedere come io abbia speso energie in persone che non se lo meritano, non se lo meriteranno mai e vedere che le relazioni erano unilaterali. Questa è una delle cose che voglio imparare tanto a fare, a rendermi conto che non ha senso usare tutte queste energie per alcune persone. Ti è mai piaciuto, ti sei mai invaghita di un tuo fan follower? È successo una volta che ho deciso di dare un'occasione a una persona che si è avvicinata attraverso i miei social come fan
nel senso che è una persona che magari commentava i video, che era presente anche in chat, che era interessata a me come persona pubblica e una persona d'oro e nulla da togliere a questa persona, però mi sono resa conto che non era una cosa per me. A me piace scoprire le persone e se una persona mi guarda tanto in live, mi guarda tanto dai contenuti, sa tante troppe cose di me e un po' mi fa paura. Un po' mi preoccupa sapere che quella persona ha visto le cazzate che porto in live o vedere quello che porto qui su YouTube. Cioè, infatti sto pensando prima o poi cancellerò quei video. Cioè, ti immagini la prossima persona con la quale uscirò potrà andare a vedere quei video e vedrà, ma questa è pazza. Minchia, scappo. Quindi vatti a vedere i video prima che li cancelli. What has been the memorable date? Qual è stato l'appuntamento più memorabile? Secondo me gli appuntamenti più iconici sono quelli dove esci senza troppe aspettative e torni a casa alle 2 di notte, senza essere cenata a letto, ma semplicemente passando ore a parlare, ore a raccontarti della tua vita, a conoscere l'altra persona. Quelli sono gli appuntamenti più belli in assoluto. E non dipendono molto da dove sei, puoi essere in un ristorante super lussuoso, ma puoi anche essere sul ciglio di una strada a mangiare McDonald's. You mentioned on stream that you are happy being single, but what would you look for when you would find someone new? What have you learned from the past? Hai detto in stream che sei felice di essere single, ma che cosa cercheresti in una persona nuova? E che cosa hai imparato dal passato? Quello che cerco da una persona al momento è qualcuno che sia completo in se stesso. Non voglio più ritrovarmi in situazioni in cui mi sento di dover aiutare l'altra persona. Anche se è un po' difficile uscire dal complesso di Croce Rossina, mi obbligo a non intraprendere relazioni con qualcuno che non è completo in se stesso o che comunque non è disposto a fare il lavoro da solo. Voglio stare con qualcuno che non veda l'ora di passare il tempo con me, che non si dimentica che avevamo un appuntamento quel giorno a quell'ora, che mi fa sentire felice di vederlo. E magari sono cose tanto generiche, tanto sì, grazie al cazzo. Ok, quella è la base. Però sì, quella è la base. Quella è letteralmente la base e non voglio più limitarmi dal non avere questa base. Queste sono la maggior parte delle domande che ho ricevuto. Tantissime riguardavano questa mia avventura nell'essere un digital nomad, ma avendo appena fatto un video riguardo all'essere un digital nomad e le motivazioni per cui tu non dovresti diventare un digital nomad, le ho tolte e le ho lasciate in quel video lì. Te lo lascio qua. Ciao!